Oggi andiamo a vedere come si fa a far germinare velocemente il seme di un avocado con un trucco, il trucco del seme tagliato, fino ad ottenere magari alberi belli, rigogliosi come questi che ci danno ottimi frutti. Andiamo subito al video a vedere tutto quello che c'è da fare e poi ragazzi, pollice in su e condividete questo video chiaramente se vi piace. La prima cosa che chiaramente dobbiamo avere, anche se è banale dirlo, è un frutto maturo. Qui abbiamo degli as. Il frutto dell'avocado as, quando inizia la sua maturazione, inizia a cambiare colore, a diventare un po' marroncino. Quindi il frutto deve essere completamente marroncino, quasi smaturato come questo. Io capisco che questo, vedete quanto è morbido, è un frutto oramai che non si può più consumare, ma le condizioni del seme all'interno per nascere sono nelle condizioni ottimali. Comunque, anche così va benissimo. Prelevare il nocciolo è davvero semplicissimo. Togliamo un attimo la parte del picciolo e con un coltello tagliente andiamo giù fino a toccare il seme, passando circa per la metà. Non vi preoccupate, intaccate pure tranquillamente il nocciolo, fate un po' di forza, non è quello il problema. Poi una volta che avete fatto il giro, ruotate su se stesso la parte dell'avocado. Sulla mezza parte del frutto che vi è rimasto inserito il nocciolo, questo qui lo andiamo a mettere via perché poi ce lo mangeremo, facciamo un altro taglio passando per metà in questo modo qui. Ecco qua. Abbiamo prelevato un'altra porzione e ci fermiamo così ed osserviamo questo seme. Il seme generalmente ha una forma a piramide triangolare, diciamo, ecco, sulla varietà As si vede poco, sulle altre varietà si vede invece molto di più. Però la base di questo seme, dove è più larga, è rivolta verso il basso del frutto, mentre la parte più a punta è sempre rivolta dove stava il picciolo. E la base sarà da dove fuoriuscirà la radichetta e punta da dove invece fuoriuscirà il germoglio. Non possiamo sbagliarci, il germoglio esce dalla parte dove sta il picciolo. Semplicemente con dello Scottex vado a ripulire tutto il seme dalla polpa, da questa parte grassa. Lo pulisco ben bene per poterlo poi lavorare. Arriva il trucco, ragazzi. Il primo trucchetto è quello di pelare il seme dell'avocado. Lo dovremo trasformare da questo stato qua a questo stato qua. Ecco qua la pelle. È semplice il da farsi. Osserviamo, come abbiamo detto, il nostro seme ha una base dove uscirà la radichetta ed una punta dove invece uscirà il germoglio, come abbiamo detto, un po' triangolare. Partendo dalla base, basta con un dito grattare un po' la pellicina con un po' di pazienza, ecco qua, e poi lui si spella facilmente. Guardate qua quanto è semplice, un po' di pazienza e velocemente abbiamo fatto questo lavoretto. Perché si fa questo lavoro, si spella il seme? Perché è stato dimostrato che un seme pelato rispetto ad uno da pelare germina del 19% in più e addirittura riesce a germinare anche più velocemente, ci impiegherà meno tempo. Ora che i semi sono perfettamente pelati, possiamo anche osservare che hanno due linee, due depressioni, due gretti, eccoli qua, che girano tutti intorno al seme. Qui praticamente quando fuoriuscirà il germoglio e la radichetta si divideranno, una a destra ed una a sinistra, si spaccherà proprio in due. Sono i cosiddetti cotiledoni del seme, sono quelle riserve che danno nutrimento alla piccola piantina, al piccolo germoglio e alla radichetta, finché la radichetta non sarà così grande e autosufficiente da prelevare le energie e gli elementi nutritivi nel terreno per alimentare la futura pianta. Ma visto che siete dei gran curiosoni, adesso andiamo a vedere anche come è fatta all'interno il seme dell'avocado. E questo è come si presenta il nostro seme tagliato in due. Allora io con un taglierino ho tagliato passando per la linea più o meno della separazione del cotiledone, eccolo qua,
e qui dentro vedo subito la parte dell'embrione, che è quella che sto toccando con la punta del mio taglierino. Sulla parte in basso, dove diciamo era la base della piramide, questo canaletto qua è dove fuoriuscirà la radice, mentre la parte in alto sarà dove fuoriuscirà il germoglio. Prima di passare, cari ragazzi, al secondo trucco che ci porterà ad una velocizzazione di germinazione, una probabilità di germinazione altissima, dobbiamo fare un po' di chiarezza. Ho fatto qua un disegnino, perdonatemi per il disegno, comunque ho riassunto come è fatto il seme dell'avocado. Abbiamo i cotiledoni, abbiamo la parte dell'embrione e sull'esterno c'era tutta quanta la pelle, eccola qua, che noi abbiamo staccato. Queste linee tratteggiate sono i tagli che noi dovremo andare ad eseguire sul nostro seme. Si tratta di un taglio nella zona dell'apice del seme dove uscirà appunto il germoglio ed un taglio sul fondo dove fuoriuscirà la radichetta. È proprio questo che ci velocizza la germinazione del seme. Sulla parte inferiore del seme dobbiamo giusto andare ad eliminare questa porzione qua. Si tratta di 2-3 mm, quindi indichiamo con 3 mm il taglio. Mentre sulla parte sovrastante, e me la segno anche un po' qua con una penna, facciamo anche dei segni sul seme. Va bene anche 1 centimetro e anche più. Quindi sulla zona di taglio superiore possiamo andare ad indicare 1 centimetro. Che cosa ci serve? Il nostro seme ed un bel taglierino affilato. Allora, con il nostro taglierino preleviamo una fetta di quei 3 mm sulla base, sulla parte dove uscirà poi la radichetta, in questo semplice modo qua. Ecco qua, fatta la prima fetta. Poi andiamo a fare anche l'altra fetta sulla parte contrapposta dove uscirà il germoglio, però qui preleveremo, come abbiamo detto, 1 centimetro. Quindi ci facciamo questa bella fetta di 1 centimetro ed ecco qua anche quest'altra parte prelevata. Facciamo un'altra piccola passatina e ci siamo. Rispetto ad un seme da trattare, quindi ancora con tutta la pelle, un seme trattato in questo modo, quindi spellato e poi tagliato, riesce a germinare con un tempo del 20% in meno e la germinabilità è addirittura il 70% più alta. Quindi ragazzi, perché non provare? Anzi, lo sapete che c'è? Facciamo subito la prova, mettiamo questo seme a germinare e questo seme a germinare e vediamo subito le differenze. Prepariamo subito il contenitore della germinazione. Ho già aggiunto acqua per portare a livello i miei semi in modo che sono immersi sulla parte dove sta la radichetta per circa 1 centimetro. Guardate quanto è semplice questo sistema qua. La stessa cosa vale per il seme tagliato, deve essere immerso per almeno quel mezzo centimetro, 1 centimetro di acqua. Dobbiamo sempre controllare questo livello dell'acqua. Teniamo questi due contenitori in un luogo dove ci sia luce, all'interno di casa, mi raccomando, al calduccio 20-25 gradi. Sono passati esattamente 20 giorni e osserviamo i nostri semi che sono nello stesso contenitore, sempre tutti e due all'interno di casa. Tiriamo fuori il seme che non è stato lavorato, osserviamolo un attimo, c'è una leggera divisione del seme sulla parte già separata del dicotiledone, però non c'è nessuna radichetta nella parte bassa del seme, nessun germoglio sopra. Mettiamo di nuovo a bagno, tiriamo su il seme che è stato lavorato e anche qui c'è la divisione del seme sulla parte del dicotiledone, come lo state vedendo qua, però nessun germoglio, nessuna chiaramente radichetta. Per chi ama poi far nascere il seme dell'avocado con gli stuzzicadenti, il sistema è lo stesso.
inserire 3 stuzzicadenti all'interno dei dicotiledoni del seme senza farli penetrare troppo. Vi faccio vedere quanto sono stati inseriti, circa 1 centimetro, e poi chiaramente mettete a bagno il vostro seme in un barattolino come questo qua. I risultati per ora sono identici, spiccicati. Riponiamo di nuovo in casa, sempre al calduccio, aspettiamo che nasca questa radichetta. Mi raccomando, un'attenzione, l'acqua deve sempre toccare il fondo del nostro seme. Sono passati esattamente 30 giorni, vediamo cosa sta accadendo. Allora, questo è il seme che non è lavorato, nessuna radichetta sotto, però i dicotiledoni si stanno un po' allargando, vedete, ecco qua la separazione. Osserviamo anche la parte del seme che abbiamo lavorato ed ecco qua la novità, ragazzi, vedete la radichetta. In soli 30 giorni riusciamo a far germinare il nostro seme di avocado. Tra poco uscirà anche il germoglio, si vede all'interno la parte dell'embrione, eccolo là dentro. Riponiamo di nuovo il nostro seme in acqua. Sono passati 10 giorni e osserviamo cosa sta accadendo. Come vedete, la radichetta è già lunga un paio di centimetri, il seme si sta spaccando, il germoglio, la parte dell'embrione, si sta notando sempre di più. E qui siamo dopo 50 giorni, abbiamo in questo contenitore qua il seme che non è stato lavorato, abbiamo il seme che è stato lavorato ma posizionato sugli stecchini, e questo è lo stesso seme che era posizionato all'interno di questa bottiglia qua, ma che io poi ho posizionato all'interno di questo simpatico contenitore per osservare la crescita della radice. Posso assicurarvi che cresce moltissimo. Allora, iniziamo. 50 giorni, che cosa è successo sul nostro seme di avocado spellato ma non tagliato? Ragazzi, dopo 50 giorni, come vediamo qua, nessuna radichetta è ancora fuoriuscita. Sì, la parte dei dicotiledoni si sono separati, ma ancora non c'è nulla da fare. Per quanto riguarda invece sempre lo stesso seme di varietà Hass, come vediamo anche questo seme qua ha iniziato a fare la sua radichetta, eccola qua, vedete, quindi possiamo ben dire che dopo anche 50 giorni sui semi un po' che hanno difficoltà a nascere, a germinare, lo fanno comunque. E questo è il seme invece che, guardate qua che bella radichetta, che è il primo seme che ho lavorato, guardate qua. Fra poco fuoriuscirà la piccola piantina, il germoglio. Possiamo quindi dire che un seme lavorato germina in modo molto più veloce. Quando questo seme continuerà a far crescere la sua radice e fuoriuscirà il germoglio, quando il germoglio sarà 3-4 cm, spostiamo il seme dalla crescita in acqua al vaso, al terriccio. Faccio un video apposito per questo passaggio, altrimenti il video diventa lungo e noioso. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, vi saluto qui, mi raccomando sempre in gamba. Ciao da Pier Giorgio.